Ma guarda un po' chi si rivede, si direbbe in questi casi. Benjamin Pavard, che in queste ore era a Milano, era al CONI per rinnovare l'idoneità sportiva e ha ricominciato subito a far parlare di sé, diventando per qualche ora protagonista di molti dei discorsi tra il tifo nerazzurro, nonostante questi siano anche i giorni della chiusura della trattativa per Anand Kalaili, nuovo esterno destro della squadra, che restituisce un minimo di fiducia a quei tifosi che erano tanto arrabbiati per un mercato che sembrava non sbloccarsi. Ecco, nel momento in cui sto registrando, l'affare Kalaili è chiuso, lo sappiamo, non è ancora ufficiale, eppure il focus della situazione per alcuni si è già spostato su Benjamin Pavard, perché siamo arrivati al punto che cominciano a circolare delle voci di un possibile cambio della situazione che ad oggi vede protagonista appunto il difensore centrale francese. E allora ne abbiamo parlato in queste ore anche in diretta, ma credo che sia il caso di dedicarci anche un contenuto a parte, perché il discorso che ho fatto poche ore fa appunto in live è un discorso che va a toccare anche alcune questioni dal punto di vista economico e in vista di un futuro che effettivamente io stesso non considero chiuso al 100%, e adesso vi spiego perché, credo sia il caso di fare un attimo il punto della situazione. Quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito come sempre prima di cominciare a cliccare qui sotto sul tasto mi piace, ad iscrivervi al nostro canale e se vi va potete passare anche dal club di Passione Inter, qui trovate il QR code per entrare nella nostra community. Allora, devo partire inevitabilmente con un presupposto fondamentale che va messo lì, ovvero ad oggi Benjamin Pavard rimane un giocatore in uscita dall'Inter e la sua situazione dal punto di vista ambientale, diciamo così, al momento è compromessa. Questa è la realtà dei fatti. Ieri però in live stavamo ragionando, vi dicevo, su un paio di cose. La prima è quella che simpaticamente vi ho mostrato all'inizio di questo contenuto, ovvero questa storia su Instagram che Pavard ha pubblicato in queste ore, nella quale si è fatto un selfie, si è taggato a Milano come luogo e vedete sotto, non so se l'avevate notato subito, il commento Benji l'interista che arriva da un account non esattamente insignificante, perché è l'account della moglie di Benjamin Pavard che ha commentato in questa maniera in italiano con questo soprannome che lui stesso si era dato nelle ore in cui stavano per chiudere l'affare che lo portò dal Bayern Monaco all'Inter. Questo diciamo che fa parte come dire, dell'archivio dei numerosissimi indizi social che riguardano tanti giocatori e di cui si parla sempre, indizi social che secondo il mio punto di vista a volte sono interessanti, indicativi, altre volte meno. Questo si inserisce un po' in una via di mezzo, nel senso che non è che dica nulla di che. La riflessione che ho fatto, e vi chiedo se siete d'accordo, è questa. Conoscendo la sua condizione, conoscendo il rapporto che ad oggi, ripeto, sembra essere davvero compromesso con tutto l'ambiente, mi chiedo che senso abbia avuto per lui pensare di fare una cosa del genere e non invece mantenere una forma di silenzio totale fin quando poi non si risolverà la situazione nel bene o nel male. Storia su Instagram che poi è seguita da un episodio che lo ha visto protagonista appunto al CONI per l'idoneità sportiva. C'erano dei tifosi presenti che si sono fatti delle foto, degli autografi e gli hanno chiesto se lui resterà all'Inter e lui, non mi pare che ci sia un video di questo, però l'hanno riportato in tanti, lui ha risposto se mi vogliono sì. Quindi anche qui diciamo che dà una sorta di conferma, fa un po' il paio con la foto che vi ho mostrato prima, con una permanenza che lui, diciamo così, delega ad altre persone, dicendo però e sottintendendo che da parte sua ci sarebbe questa disponibilità. Ehm, io quindi ho cominciato a ragionare e ho riflettuto anche per quello che riguarda l'aspetto economico dell'operazione, di cui fra poco parliamo. C'è da mettere un secondo presupposto al ragionamento, e cioè poiché oggi la situazione ambientale di Pavard con l'Inter è compromessa, immaginare che si possa riaprire una porta per la sua permanenza deve passare inevitabilmente da un suo passo di Pavard nei confronti dell'Inter, che possa essere verso il gruppo squadra, che possa essere verso la dirigenza o l'allenatore o addirittura tutti, io penso più che altro tutti, però questa cosa non può mancare, perché noi da fuori non sappiamo con precisione e con dovizia di particolari quali siano le ragioni per cui oggi si continua a dire che le porte per Pavard all'Inter sono chiusissime. Si è parlato del padel, si è parlato di una stagione la scorsa dove, o meglio la fine di quella precedente in cui non sembrava essere stato sempre professionale al 100%, però a differenza di altre situazioni di cui si sapevano molte più cose,
correggetemi se sbaglio, ma noi da fuori non sappiamo con estrema precisione quello che è accaduto. E questo da un lato potrebbe anche essere un vantaggio per lui, perché io pensavo alcuni giocatori, mi viene in mente per esempio Lukaku, per fare un nome, hanno chiuso definitivamente anche con i tifosi, e se anche Lukaku avesse poi tentato di riappacificare con il gruppo e con la squadra, avrebbe comunque ottenuto resistenze totali e definitive da parte del tifo, che aveva subito la sua decisione, il suo comportamento, e era stata considerata una sorta di alto tradimento. Nel caso di Pavard invece noi da fuori abbiamo tra virgolette accettato quello che è diciamo il resoconto che filtra dall'interno, e l'abbiamo accettato perché questo è quello che arriva. Ma se dovesse esserci un tentativo di Pavard di riappacificare, io dubito che i tifosi da fuori siano così incattiviti come lo sono stati con Lukaku o con altri del passato, al punto tale da opporsi. Secondo me questo potrebbe essere un vantaggio, cioè così come noi tifosi da fuori abbiamo detto: "Okay, ci dite che è andata così, lo accettiamo", se lui dicesse: "Voglio riappacificare", e ce la facesse, noi probabilmente da fuori diremmo: "Okay, hai fatto pace, perfetto, torniamo amici come prima". Quindi dal punto di vista della piazza, inteso come tifoseria, potrebbe anche essere un vantaggio per lui questa situazione. Non che sia positiva, però intendo potrebbe non essere così grave come altre, ecco, per essere più chiari. E in queste ore sentivo anche per esempio il giornalista Alfio Musmarra, che immagino tutti conosciate, che cominciava a parlare del fatto che appunto non è da escludere che da qui in avanti, nelle prossime settimane, lato Inter possa esserci appunto una riapertura nei confronti di Pavard, che ovviamente dipenderebbe, questo è inutile negarlo, da una mancanza di offerte e di alternative offerte dal mercato. Cioè, se non arrivano proposte interessanti per lui che permettano all'Inter di cederlo, e magari contestualmente se l'Inter non riesce a trovare una soluzione utile al posto di Pavard, un giocatore che possa fare al caso dell'Inter, che non possa che sia un giocatore che convince al 100% a livello tecnico e che non comporti un esborso economico notevole, allora si fa un po' di necessità virtù. Ci sono queste situazioni, potrebbe riaprirsi il discorso Pavard, quindi è un po' una cosa che riguarda entrambe le parti, non solo il difensore. Vi parlavo prima però di un aspetto economico, e allora vi condivido anche la grafica che ho preparato ieri, che fa un po' il punto della situazione dal punto di vista economico sulla figura di Pavard, il quale è un classe 1996, quindi ha 30 anni di età, contratto in scadenza nel 2028, quindi questa è l'ultima estate, come si dice in questi casi, in cui si può puntare ad una cessione di un certo tipo. Tendenzialmente quando entri nell'ultimo anno di contratto è molto difficile. Un ammortamento attualmente di circa 5,6 milioni, qualcuno dice anche un pochino di più, dipende un po' anche dai bonus che sono scattati al momento dell'operazione con il Bayern. Ingaggio lordo da 6 milioni e 4 a stagione, per un peso a bilancio, quindi complessivo, da circa 12 milioni di euro. Peso a bilancio che, come sapete, è il riferimento che dobbiamo sempre tenere in considerazione quando parliamo di queste cose, un peso a bilancio altissimo. Lo sarebbe anche se fosse una semplice riserva, come nel caso di Frattesi, che guarda caso ha più o meno lo stesso peso a bilancio, figuriamoci nel caso di Pavard, che attualmente, ripeto, è di fatto un fuorirosa nell'Inter, perché appunto non viene nemmeno considerato parte di questo gruppo. Quindi è inevitabile che l'Inter, se la situazione non cambia, lo debba cedere in qualsiasi modo e con qualsiasi soluzione. Infatti da tempo io vi sto dicendo, secondo me l'Inter non punta a fare chissà quale plusvalenza su Pavard, punta ad evitare una minusvalenza, ma soprattutto a riuscire appunto a cederlo per togliersi questo enorme peso a bilancio. Addirittura nel ragionamento di una sua permanenza, ieri il nostro Max, che saluto, che ci segue sempre, ci diceva: potrebbe essere paradossalmente funzionale anche un rinnovo di contratto nel caso di una permanenza, perché intanto allungheresti di almeno un anno la scadenza, e quindi questo periodo nel quale puoi ragionare su una cessione a determinate cifre. E poi cosa faresti? Diluiresti un po' l'ammortamento, che calerebbe un pochino dato che aumentano gli anni di contratto, e magari, questo lo metto veramente come ipotesi perché è sempre difficile, magari potrebbe pure accettare una piccola riduzione dell'ingaggio, andando quindi a ridurre anche l'ingaggio lordo. Dal punto di vista strettamente economico e contabile sarebbe veramente una giocata, effettivamente, però stiamo veramente correndo troppo in questo senso. Dal punto di vista tecnico invece, andando su questo ragionamento, tenere un giocatore come Pavard ti consentirebbe, o aggiungo io, ti obbligherebbe probabilmente a non fare il famoso investimento pesante in difesa. Quello che per l'Inter oggi, in queste ore, sembra essere Trevoh Chalobah del Chelsea, che verrebbe a costare più di 30 milioni, un'operazione veramente onerosa.
se l'Inter dovesse decidere di tenere Pavard, difficilmente andrebbe a fare un colpo di questo tipo, perché andreste a prendere un altro giocatore che avrebbe un peso a bilancio simile a quello di Pavard. Oggi il costo rosa dell'Inter è perfettamente sostenibile per quelle che sono le regole UEFA, non sappiamo però quale sia l'indicazione della proprietà Octree in questo senso, quindi io trovo veramente molto complesso pensare che l'Inter tenga Pavard e faccia anche un grande investimento. Un difensore comunque lo devi prendere perché ne hai persi due, quindi anche tenendo Pavard un colpo andrebbe fatto, verosimilmente si potrebbe provare un colpo a livello economico più contenuto, un giocatore low cost o una delle famose opportunità, come spesso dice Marotta, che andrebbe a fare a quel punto il vice di Akanji, componendo una difesa potenziale teorica con Bissek e Pavard come braccetti destri, Akanji e questo nuovo acquisto come centrali, Bastoni e Carlos Augusto come braccetti sinistri. Dal punto di vista tecnico direi una difesa di tutto rispetto. Anticipo una domanda che potrebbe venirvi e che mi fa toccare l'ultimo punto di questo ragionamento. Ma Pavard resta all'Inter per fare la riserva di Bissek? È strano per certi versi, io però ieri dicevo anche questo in diretta. Quando l'Inter prende Pavard dal Bayern Monaco, lo prende investendo più di 30 milioni di euro, facendo un colpo che da diverso tempo l'Inter e i tifosi dell'Inter sognavano di rivedere, un colpo ad effetto importante anche con un esborso economico notevole, e di fatto prende quello che sarebbe stato indiscutibilmente un titolare, un giocatore di livello mondiale, con un palmarès di un certo tipo, che avrebbe dovuto alzare il livello. Molti lo definivano il vero sostituto di Skriniar, che però era già da più di un anno che era stato ceduto dall'Inter. E quindi, in questo senso, aveva un certo tipo di status Pavard in quel momento lì. La permanenza di oggi, eventuale, di Pavard, cambierebbe completamente la situazione, perché oggi, se Pavard dovesse riuscire a trovare il modo di riappacificare con l'ambiente e rimanere all'Inter, evidentemente non potrebbe avere nessun tipo di pretesa dal punto di vista tecnico. Non è che viene qui e dice voglio fare il titolare, mi dovete far fare il titolare. Dopo quello che è appena successo, se trovi il modo addirittura di ricucire con l'ambiente, il minimo che ci si possa aspettare da Pavard è che si reinserisca nel gruppo senza grandi pretese. Quindi in quel senso lì avresti un giocatore comunque di buon livello che però non ti porta dei problemi dal punto di vista gerarchico, almeno per il momento. E poi addirittura, come dicevo pochi minuti fa, potresti addirittura provare ad aprire un discorso su una leggera diminuzione dello stipendio, ma ripeto, su questo non voglio essere troppo ottimista. Quindi si andrebbe ad incastrare una situazione complessiva che avrebbe indiscutibilmente dei lati positivi per quanto mi riguarda. Detto che poi uno può anche dire a me Pavard non piace a livello di discorsi fra noi tifosi, quindi preferisco che lo mandino via, prendere Scialoba o chi per lui e cambiare la difesa, ci sta. Però io penso che dal punto di vista tecnico sia un giocatore indiscutibile Benjamin Pavard. Magari ad oggi, dopo quello che ha passato in queste ultime stagioni, non è più come sembrava essere quando è arrivato dal Bayern Monaco, un giocatore di livello super top, però direi che è un giocatore del tutto affidabile che nell'Inter ci può tranquillamente stare. Non come titolare fisso e strafisso magari, però ci può stare. Quindi vediamo, al momento la situazione è questa. Io ragazzi prendo diciamo, con attenzione quello che ci viene detto all'interno, cioè di una situazione irrimediabile. Mi ricordo tante vicende recenti, l'ultima delle quali solo un anno fa a Calcianoglu, che sembrava totalmente fuori dal progetto, con Lautaro che ha parlato dopo il mondiale, Marotta che gli ha fatto eco indicando proprio Ciala come diciamo obiettivo della dichiarazione del capitano. Quanti di noi avremmo scommesso dopo l'attacco del capitano e del presidente dell'Inter che il giocatore su cui hanno puntato il dito sarebbe rimasto e sarebbe diventato top 3 della stagione? In pochissimi. Quindi capite bene che queste situazioni, per quanto gravi, per quanto serie, secondo me rarissimamente sono proprio chiuse al 200%. Quindi ad oggi è così, ripeto, la situazione è questa. Non mi sorprenderei assolutamente se nel giro di un mese, anche per ragioni di opportunità reciproche, chiaramente, non per questioni morali o di massimi sistemi, si tornasse a riappacificare la situazione e cambiassero i ragionamenti. Io non sarei sorpreso. Non so voi, ma vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti come la pensate su questa vicenda di Pavard. Fatemi sapere se sareste disposti, ecco, diciamo, a riabbracciarlo nel caso in cui chiarisse con il gruppo e con l'ambiente. Vi invito ancora a cliccare mi piace qui sotto, ad iscrivervi al nostro canale, passare dal club se vi va. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e come sempre per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.